Francesco Toldo è stato un portiere che univa presenza fisica e sangue freddo come pochi. Alto 1,96, dominava l'area con autorità, grazie a riflessi pronti e a una straordinaria lettura del gioco. Ha vestito le maglie della Fiorentina e dell'Inter, diventando simbolo di affidabilità e successo. Con i nerazzurri ha vinto 5 scudetti, 3 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane e una Champions League nel 2010. Ma è con l'Italia che ha scritto una delle pagine più memorabili. Euro 2020, semifinale contro l'Olanda, 3 rigori parati e un posto nella storia. Silenzioso, concreto, mai sopra le righe. Toldo era il tipo di portiere che trasmetteva sicurezza con lo sguardo, prima ancora che con le mani. Una carriera da protagonista, spesso nell'ombra, ma sempre al centro del gioco. Ma cosa succederebbe se esordisse oggi? Ciao ragazzi, qui è Asi Axi, benvenuti nel 6º episodio della serie E se? Oggi scopriremo come si evolverebbe la carriera di Francesco Toldo se esordisse oggi, o meglio, a luglio 2023. Il gioco che utilizzeremo, ovvero Football Manager 2024, ci permette infatti di partire da questa data. Qui abbiamo il nostro Toldo, appena sedicenne. I valori che vedete sono quelli più adatti a un ragazzo agli inizi e per chi non conoscesse Football Manager vanno da 1 a 20, che è il massimo raggiungibile. Per quanto riguarda me, non interverrò direttamente nella carriera del nostro giocatore, mi limiterò a farli da agente, prendendo le migliori decisioni nel caso arrivassero offerte di mercato. Detto questo, possiamo cominciare. La carriera di Francesco Toldo inizia dalle giovanili del Milan. La prima stagione si è conclusa, ovviamente Toldo non ha disputato partite ufficiali e a dire il vero neanche amichevoli o gare con la primavera. Infatti la sua crescita è stata minima e qui possiamo vedere le sue qualità che per ruolo o maggior sviluppo possiamo considerare più importanti. Siamo a giugno 2025, ora la crescita è decisamente migliore e il motivo è qualche partita in più giocata con i coetanei. Tuttavia ho paura che non sia abbastanza, quindi speriamo che il Milan non sprechi troppi anni a farlo marcire in Under 20. Per fortuna non è così, Toldo viene inserito nella lista prestiti e diverse squadre, tutte di eccellenza, si fanno avanti. Ora non ci resta che analizzare le opzioni e i relativi allenatori per prendere una decisione. Il Levico Terme ha strutture d'allenamento basilari e purtroppo non ho molto altro da segnalarvi, se non che l'allenatore, devo dire, non sembra affatto male per la categoria. Tutte le altre squadre interessate hanno strutture simili ma con allenatori decisamente di livello inferiore, almeno finché non arriviamo al Brianza o al Gitanese. Le sue strutture sono sotto la media, è vero, ma comunque migliori rispetto a tutte le altre. Inoltre l'allenatore è più o meno a livello di quello del Levico, ma con quel 17 in valorizzazione giovani ci garantisce che Toldo sarebbe titolare al 100%, quindi credo che la decisione sia abbastanza scontata. La stagione 2025-2026 Toldo la giocherà al Brianza o al Gitanese, in eccellenza lombarda. La stagione in eccellenza si è appena conclusa. L'esperienza in partite ufficiali contro giocatori adulti, anche se non professionisti, ha fatto bene a Francesco, come potete vedere dalle statistiche in evidenza, che mostrano un'ottima crescita rispetto all'ultima volta che le abbiamo analizzate. Passando alle statistiche stagionali, non possiamo utilizzare la solita schermata, perché ovviamente non ho il campionato caricato. Ci adatteremo così. Comunque, tra Coppa e campionato ha collezionato 43 presenze, durante le quali ha subito 54 reti, riuscendo a mantenere la porta inviolata in solo 8 occasioni. Tutto sommato, comunque, considerando la giovane età e le qualità delle difese in eccellenza, possiamo considerarla una buona prima stagione. In estate Toldo è ancora in lista prestiti e a farsi avanti questa volta il Cittadella, un bel salto in avanti rispetto alla scorsa stagione, anche se la squadra è retrocessa in Serie C. Le strutture non sono granché, ma il livello e quindi l'esperienza acquisita sono decisamente più alti, visto che si parla di professionisti. Inoltre c'è Simone Santoro in squadra, giusto per incastrare il tutto con la paccarriera su FC25, che vi invito a guardare se ancora non la conoscete. L'allenatore in carica è Daniele De Rossi, un buon tecnico, anche se non eccezionale, e speriamo che voglia puntare forte su Francesco. Ed è stato effettivamente così, perché la crescita di Toldo è stata fenomenale e ora viene considerato dai media come un promettente portiere del futuro. Durante le 46 presenze stagionali ha subito 41 reti, mantenendo però la porta inviolata in 23 occasioni, stabilendo nel contempo il record assoluto del Cittadella. Scendendo nello specifico, ha effettuato oltre 4 parate a partita, riuscendo a neutralizzare 3 dei 5 rigori affrontati. La squadra ha concluso il campionato in seconda posizione, accedendo ai playoff da favorita, ma l'avventura si è interrotta al primo turno, con l'eliminazione per 2-1 nel doppio confronto con il Catania. Il Cittadella ha raggiunto anche la finale di Coppa Italia di Serie C e nonostante la vittoria nel ritorno che state vedendo ora, ha comunque perso la competizione contro il Pisa, vincitore per 5-4 nel computo totale. E per la terza volta consecutiva il Milan ha lasciato Toldone in lista prestiti. Per fortuna anche questa volta si è presentata una buona opportunità. Il Leicester è stato nuovamente proposto in Premier League e un'occasione del genere non può essere sprecata, perché qui Francesco avrebbe la possibilità di competere ai massimi livelli e di allenarsi con strutture di livello eccellente
eccellente. Anche l'allenatore attuale, Alfred Schröder, è tutt'altro che mediocre, è un buon tecnico e al momento non dispone di alternative più forti di Toldo De Repali. Quindi ora, in prestito in Inghilterra, avremo la possibilità di vedere a che punto è arrivato il nostro assistito. A 21 anni Toldo sta iniziando a diventare un portiere più che interessante e noi ne approfittiamo per dare un'ultima occhiata, con supporto dalla grafica, alle sue qualità. Manca un ultimo passo per diventare davvero incredibile, magari migliorando negli 1 contro 1. In questa stagione non ha giocato tutte le partite disponibili, ma 28 presenze sono comunque più che sufficienti. In questa ha subito 38 reti, venendo chiamato in casa oltre 7 volte a partita, ma è riuscito comunque a mantenere la porta inviolata in 7 occasioni. Possiamo affermare con certezza che la sua prima stagione ad altissimi livelli non è stata affatto male, anzi, ha dimostrato di saperci fare. Il Leicester, inoltre, con l'aiuto di Toldo, ha ottenuto una salvezza tranquilla chiudendo al 10° posto in Premier League, mentre contemporaneamente il Brighton ha vinto, piazzandosi davanti a tutte le big. In una delle sue prime partite da titolare ha giocato in Coppa, garantendo il passaggio del turno ai rigori grazie a questa parata. Ma neanche questa stagione è bastata per convincere il Milan, che lo ha nuovamente messo in lista prestiti. Ancora una volta possiamo ritenerci fortunati. 2 squadre di alto livello hanno chiesto Toldo in prestito. La prima è Lille, dispone di buone strutture d'allenamento, parteciperà alla prossima Champions League, offrendoci così la possibilità di esordire in ambito internazionale. È guidata da Roberto Martinez, un buon allenatore capace anche di valorizzare i giovani, ma il preparatore dei portieri non è il massimo e tra poco capirete perché per la prima volta faccio un paragone del genere. Dall'altra parte c'è il Napoli che garantisce strutture migliori rispetto ai francesi e la stessa possibilità di esordire in Champions League. Il loro allenatore è Francesco Farioli, forse ancora più valido di Martinez, anche se meno focalizzato sulla crescita dei giovani, ma avremo la possibilità di lavorare con Rosalen, che considero uno dei migliori preparatori dei portieri in circolazione. Quindi sì, torniamo a giocare in Italia, stavolta però calcando i campi della Serie A e si spera anche quelli della Champions League. E infatti, sotto la guida di Rosalen, sia i riflessi che gli 1 contro 1 hanno raggiunto ottimi livelli al termine della stagione 28-29. Nelle 45 presenze da titolare ha subito soltanto 40 reti, mantenendo la porta inviolata in 18 occasioni e con una media voto superiore al 7, nonostante sia stato chiamato in casa oltre 8 volte ogni 90 minuti. Il Napoli ha concluso la Serie A in terza posizione dietro a Juventus e Milan, ma con la miglior difesa del campionato e sappiamo bene chi ha contribuito a questo dato. La squadra è arrivata fino in finale di Coppa Italia, vincendo le supplementari grazie a 2 ex Milan, ovviamente Toldo, autore di Separate, e Tommaso Popega, autore del gol decisivo. In Champions League però il cammino si è interrotto agli ottavi con l'eliminazione nel doppio confronto contro il Manchester City. L'esordio nella competizione è arrivato contro il Salisburgo, dove Toldo è riuscito a mettere una mano decisiva su questa fucilata, salvando la porta dal secondo gol. Nonostante una stagione incredibile, nonostante abbia dimostrato qualità da titolare per la maggior parte delle squadre di Serie A e non solo, nonostante la Coppa Italia vinta anche grazie alle sue prestazioni, il Milan continua a non credere in lui. Il nostro portierone è ancora relegato nel Milan Under 20, nonostante i suoi 22 anni. Direi che è ora di andarcene. Per fortuna qualcuno si è finalmente accorto del potenziale di Francesco. Il Francoforte si presenta alla porta del Milan con 52 milioni di euro in contanti e la società milanese accetta. Per quanto ci riguarda, le strutture sono all'avanguardia, la competizione internazionale c'è, anche se non la più prestigiosa, e l'allenatore Brian Prischi sembra un buon tecnico, con il quale magari puntare a qualche trofeo in carriera. Quindi sì, per 52 milioni Toldo diventa ufficialmente un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte. La prima stagione a Francoforte si è conclusa. Toldone è già considerato la stella della squadra e il suo valore di mercato ha superato i 100 milioni. Ma come mai, vi chiederete? Beh, direi che le statistiche stagionali parlano da sole: 45 presenze e solo 32 gol subiti, riuscendo a mantenere la porta inviolata per ben 23 volte, nonostante abbia fronteggiato una media di 9 tiri a partita, con un'impressionante percentuale dell'86% di parate riuscite. Direi che la media voto superiore al 7 è più che giustificata. La squadra, tuttavia, si è classificata soltanto all'8° posto in Bundesliga, riuscendo comunque a qualificarsi per l'Europa League grazie alla vittoria in Coppa Nazionale. In quella competizione Toldo è stato decisivo, permettendo alla squadra di vincere con un solo gol all'attivo. Lo stesso non gli è riuscito nella finale di Conference League, dove, sempre per 1-0 ma a sfavore, il Francoforte ha perso contro l'Inter. Inoltre, durante l'anno, Francesco è esordito con la nazionale maggiore, a 23 anni. La splendida stagione del nostro assistito non è passata inosservata e il Manchester City ha bussato alla porta del Francoforte con un'offerta da 78 milioni di euro. Gli azzurri di Manchester sono ovviamente tra i favoriti in Premier League e in squadra hanno sia Haaland che Musiala. In più sono allenati da Pep Guardiola. Non credo si possa sperare in un allenatore migliore per la carriera di Francesco, ma anche se non fosse stato lui in panchina, sarebbe stato comunque difficile rifiutare un'offerta simile. Così, per 78 milioni, Toldo diventa un nuovo giocatore dei Citizens.
Siamo a giugno 2031 e ora Toldo guadagna 30 milioni a stagione, ma dobbiamo scoprire se effettivamente li merita. In Inghilterra si gioca decisamente di più e infatti le presenze stagionali sono 60. In queste partite ha subito 57 reti, ma contemporaneamente ha mantenuto la porta inviolata in 26 occasioni, nonostante sia stato chiamato in causa quasi 14 volte a partita. Ha anche parato 4 dei 7 rigori affrontati. Probabilmente la squadra ha una difesa piuttosto ballerina, ma questo non ha compromesso il cammino in Premier League, che si è concluso con la vittoria finale, con 3 punti di vantaggio sul Chelsea. Il City ha raggiunto anche la finale di Coppa di Lega, persa però contro un avversario andato in vantaggio all'80° nonostante l'inferiorità numerica. In Champions League il percorso si è fermato in semifinale contro la Juventus a causa di una pesante sconfitta interna per 4-0, che ha reso vana la vittoria ottenuta per 2-0 a Torino. Contro il Chelsea Toldo ha regalato la parata più bella della stagione, con un riflesso incredibile su un tiro ravvicinato e potente dell'attaccante. Durante l'estate è stato convocato in nazionale per disputare le fasi finali della Nation League, vinta dagli azzurri ai rigori contro la Spagna grazie però a Donnarumma, giustamente ancora portiere titolare della nazionale. In ogni caso, insieme alla Premier League, un altro trofeo si aggiunge alla bacheca di Francesco. A 25 anni Toldo è ormai uno dei portieri più forti che abbia mai visto. Dal prestito al Napoli in poi, grazie a Rosalén, ma non solo, la sua crescita è stata clamorosa. Se proprio vogliamo trovargli un difetto, possiamo dire che non è il massimo nelle uscite, ma come portiere classico c'è ben poco da criticare. In questa stagione il City sembra aver sistemato la difesa, infatti le parate medie si sono dimezzate e nelle 55 presenze stagionali Francesco ha subito solo 42 gol, mantenendo la porta violata in 26 occasioni e risultando il migliore in campo per ben 6 volte. Il Manchester City si è confermato campione d'Inghilterra, vincendo ancora la Premier League di nuovo davanti al Chelsea. Tuttavia ha perso entrambe le coppe nazionali e anche la Supercoppa inglese, mentre in Champions League si è fermato agli ottavi contro il Barcellona, uscendo con un 3-1 complessivo. Non resta quindi che sperare nel prossimo anno. Durante questa stagione Francesco ha ricevuto il rinnovo di contratto con annesso adeguamento dello stipendio, aumentato di 1 milione, che comunque non fa mai male. E voglio essere sincero, se fossi il proprietario di una squadra davanti a queste statistiche avrei fatto lo stesso. 58 presenze stagionali, solo 37 gol subiti, porta inviolata in ben 32 occasioni, con una media di 10 parate a partita. E se vogliamo proprio esagerare, aggiungiamoci 3 rigori parati su 5 e un 83% di parate totali, oltre a 9 premi come migliore in campo. I Citizens, per la terza stagione consecutiva da quando Toldo è rosa, hanno vinto la Premier League, stavolta con un solo punto di vantaggio sul Tottenham. Hanno però perso ancora la Supercoppa, la Coppa di Lega e in finale anche la FA Cup, persa ai rigori con l'Arsenal, con Toldo, che ormai sappiamo essere un pararigori incredibile, spettatore in panchina. In Champions League invece è stato il Leeds a eliminare agli ottavi, difendendo il vantaggio dell'andata e pareggiando quindi al ritorno in casa. Anche la nazionale non è riuscita a difendere il titolo alla Nation League, perdendo contro l'Olanda in una partita da dimenticare per tutti, compreso Toldo. Ci consoliamo, oltre che con il campionato vinto, con questo bel riflesso sul tiro del centrocampista dell'Aston Villa. Francesco Toldo ha ora 27 anni e possiamo dire che è entrato definitivamente nel suo prime. Mancano solo un grande trofeo e la consacrazione definitiva. Uniamo il prime di Francesco a una difesa terribile del City ed ecco il risultato. 55 presenze, solo 44 gol subiti, fronteggiando in media 16 tiri avversari a partita. E nonostante ciò, 30 porte inviolate e 4 rigori su 4 parati. Con la retroguardia così e un attacco che non ha girato al meglio si può fare poco. Il campionato è andato ai cugini del Manchester United, autori di una stagione perfetta sotto ogni punto di vista. Almeno questa volta è arrivata la Supercoppa, anche se, come al solito, Toldo l'ha vista dalla panchina. Non ne capisco il motivo, ma ci adeguiamo. In FA Cup invece ha giocato la finale, forse perché l'allenatore si è reso conto che solo lui poteva salvarli. Ma il miracolo non è arrivato e la Coppa è volata a nord di Londra. In Champions League è andata anche peggio, eliminazione ai playoff per mano del Valencia. Insomma, una stagione da dimenticare, che rasenta quasi il fallimento. Alla fine di questa nuova stagione Toldone viene considerato un portiere di fama mondiale e in effetti anche stavolta le statistiche parlano chiaro: 41 gol subiti in 56 presenze stagionali, durante le quali ha mantenuto la porta inviolata per ben 30 volte, parando 4 dei 5 rigori affrontati. Il Manchester City si è ripreso almeno in campionato, dove è tornato alla vittoria superando l'Arsenal a partire da metà stagione. Purtroppo ancora una volta sono sfumate le coppe nazionali e anche in Champions League l'avventura si è fermata agli ottavi, perdendo il derby inglese col Tottenham. Non una stagione esaltante dal punto di vista dei trofei, ma almeno la squadra è tornata a vincere il campionato dopo 3 stagioni a secco.
Si è conclusa anche la stagione successiva e sinceramente non so come spiegarvi cosa ho dovuto vedere, ma ovviamente andiamo con ordine. Le statistiche fin da subito sono un po' meno esaltanti del solito. Durante le 58 presenze stagionali la percentuale di parate è scesa al 75%, con 45 gol subiti. Nonostante ciò le porte inviolate sono comunque 29 e la media voto rimane superiore al 7. Ma passiamo al tasto dolente, la classifica della Premier League. Il Manchester City chiude al quinto posto a pari punti con United e Newcastle, ma finisce dietro per gli scontri diretti persi con entrambe. La situazione in compenso è migliorata nelle coppe. La squadra ha infatti vinto la Supercoppa inglese battendo lo United nel derby per 3-0, anche se con Toldo in panchina. Ha invece perso i supplementari la Coppa di Lega, ancora una volta con Francesco relegato in panchina. Finalmente in Champions si è riusciti a superare gli ottavi, ma l'avventura si è interrotta ai quarti contro l'Inter con un pesante 3-0 casalingo. Toldo ha comunque regalato parate clamorose durante l'anno, come quella contro il Brentford, volando all'angolino per evitare il gol. In ogni caso, questa stagione ha portato un altro trofeo nella bacheca personale e in più Francesco è stato nominato capitano della nazionale, un riconoscimento che rende fieri sia lui che noi. Dopo l'ennesima stagione deludente agli occhi della dirigenza è stato nominato un nuovo allenatore, ma sinceramente la scelta di Deschamps non mi tranquillizza affatto. Non c'era davvero di meglio? Capisco che serva qualcuno capace di gestire campioni, ma una squadra in crisi avrebbe forse bisogno anche di una guida tattica di livello. Tant'è che guardando le statistiche di Toldo si capisce che la situazione non è migliorata poi tanto. Durante le 64 presenze stagionali ha dovuto effettuare quasi 11 parate di media ogni 90 minuti e non è sempre riuscito a evitare le imbarcate. Nonostante le 29 porte inviolate, i gol subiti sono comunque 47. A conferma della mia impressione, il City chiude quarto in campionato, un piazzamento che garantisce il ritorno in Champions, ma che è figlio anche delle stagioni deludenti di Liverpool e Newcastle. Se proprio vogliamo riconoscere un merito al tecnico francese, possiamo dire che ha capito l'importanza di Toldo nelle finali. Grazie anche a lui, infatti, la squadra ha vinto il derby in finale di Coppa di Lega. Dall'altra parte però è arrivata una vera e propria umiliazione in Europa League, con l'eliminazione ai quarti per mano del Bologna. Ora non credo che arriveranno offerte, il costo e l'ingaggio di Toldo sono troppo alti, ma se qualcuno trovasse il coraggio le valuteremo sicuramente. Durante l'estate si è disputato il mondiale per club e possiamo riconoscere un altro merito di Deschamps. Ha guidato la squadra infatti alla vittoria in finale contro la Roma. Ovviamente c'è lo zampino di Toldo. Ai quarti la qualificazione è stata tutto merito suo, ormai autentico incubo per i rigoristi. Vitor ha provato a sorprenderlo tirando centrale, ma contro un portiere così alto e abile a parare i rigori l'errore era inevitabile. Meglio per noi che aggiungiamo un altro trofeo alla bacheca di Francesco. Nei mesi successivi di calciomercato non sono arrivate offerte, anzi il City ha fatto sapere di non voler cedere Toldo, rinnovandogli ancora una volta il contratto. In questa stagione la difesa ha finalmente dato una mano in più, tanto che la media delle parate si è ridotta sensibilmente. Durante le 63 presenze a titolare Francesco ha subito 53 gol, ma ha anche mantenuto la porta inviolata in 31 occasioni. È stato meno coinvolto nella manovra dal basso, come dimostrano i circa 500 passaggi in meno rispetto al solito. Il City comunque chiude al terzo posto in Premier League, a pari punti con lo United e dietro a Liverpool. Ma vorrei farvi notare una chicca: nella prossima stagione Southampton giocherà la Conference League, pur essendo retrocesso in Championship. Speravo accadesse prima o poi e finalmente sono stato accontentato. In Champions League invece è arrivata l'ennesima eliminazione quarti, stavolta per mano del Real Madrid, che ha vinto 4-0 nel doppio confronto. Qualche miglioramento si è visto e, considerato il rinnovo recente, non ci resta che attendere la fine della prossima stagione. Ora Toldo ha 32 anni e ne approfitto per dirvi che sono perfettamente consapevole del fatto che le carriere dei portieri sono più longeve, almeno rispetto a quelle dei giocatori in movimento, ma per correttezza e per dare un senso a tutte le carriere che vi ho raccontato finora, non arriveremo fino ai 40-41 anni. Semplicemente per rimanere un minimo coerenti giocheremo una stagione in più rispetto alle altre carriere, ma non di più, anche per non appesantire il video. Tornando alla stagione appena conclusa, le presenze sono state 61, i gol subiti 47 e le porte inviolate addirittura 34, un nuovo record personale. E se chiudiamo un occhio sulla terribile prestazione in FA Cup, addirittura insufficiente, la stagione è stata ancora una volta di altissimo livello per lui. Decisamente meno per la squadra, che ha chiuso nuovamente al terzo posto in campionato, ha perso entrambe le coppe nazionali e in Champions è tornata a essere eliminata agli ottavi, questa volta per mano del Liverpool. E con questa siamo a 2 stagioni senza trofei, il che per il Manchester City è decisamente grave. A 33 anni Toldo è ancora la stella indiscussa della squadra e ha firmato un'altra stagione su livelli impressionanti, anche se con meno presenza del solito. Sono infatti 46 le partite giocate con appena 27 gol subiti e 27 porte inviolate. Ma ora vorrei invitarvi a guardare quella che, senza mezzi termini, è la peggior classifica di sempre della Premier League. Il Newcastle vince il campionato, ma con appena 73 punti. L'Everton è nuovamente secondo. Il Southampton, appena risalito, chiude al quarto posto, mentre le big sono confinate alle coppe europee minori o addirittura escluse, come nel caso di Arsenal e
Chelsea. Quest'ultimo addirittura si salva dalla retrocessione per soli 2 punti. In Champions League il City viene eliminato nuovamente quarti, ancora una volta contro il Valencia, che a quanto pare resta una bestia nera. E così le stagioni senza trofei diventano 3. A 34 anni ci troviamo di fronte alla prima vera stagione deludente di Toldo, almeno considerando le sue qualità e ciò che ha sempre dimostrato di saper fare. Le presenze sono state 47, ma con 45 gol subiti, un dato che, preso singolarmente, non sarebbe così negativo, se non fosse che sia la percentuale di parate, pari al 73%, sia la media voto risultano tra le più basse di sempre, segno evidente di una stagione complicata. Il Manchester City ha concluso nuovamente in terza posizione in una Premier League che ormai ha perso ogni logica, e il Southampton, impegnato anche in Champions League, non ha retto, retrocedendo ancora una volta. A dire il vero, neanche il City ha retto più di tanto. L'avventura europea è infatti terminata ai playoff, con l'eliminazione per mano del Villarreal, che ha vinto complessivamente 6-5. Toldo ha provato a salvare la baracca, come dimostra questa parata con cui ha evitato l'ennesimo contropiede letale. Siamo arrivati all'ultima stagione, non ho voluto spoilerarmi nulla, quindi sarà un po' come scoprirla insieme a voi. E sembrerebbe un'altra annata difficile per Toldo, che ha chiuso con 58 presenze e 54 gol subiti, anche se le porte inviolate superano comunque quota 20. Ma attenzione, il City è finalmente tornato a vincere la Premier League, superando sia l'Everton che l'Aston Villa negli scontri diretti. È stata fondamentale, in particolare, la vittoria per 2-0 in casa, con Toldo tra i protagonisti. Non vi mostrerò l'ultima parata alla carriera, ma una proprio di questa partita. Carson ha pescato un angolo pazzesco e Francesco, a 35 anni, ha risposto con una parata mostruosa. La Coppa di Lega invece è sfumata in finale, con una brutta prestazione contro il Tottenham. Anche in Champions le cose non sono andate bene. Il City è stato eliminato per la terza volta dal Valencia, stavolta agli ottavi di finale. Ma direi che essere tornati a vincere la Premier League e da protagonisti basta e avanza per ritenerci soddisfatti. La carriera di Toldone si conclude qui. In 888 presenze ha subito 744 gol, con una media di 0,84 reti subite a partita. Davvero incredibile. Inoltre ha mantenuto la porta inviolata in ben 413 occasioni, a conferma del suo talento straordinario. Durante questi anni ha collezionato 12 trofei, una Coppa Italia con il Napoli, una DFB Pokal con l'Eintracht Francoforte, ben 5 Premier League con il City, una Coppa di Lega e una Supercoppa inglese, oltre ovviamente al Mondiale per club. Manca la FA Cup e ovviamente la Champions League, ma abbiamo visto come questo City sia stato spesso deludente, soprattutto in ambito internazionale. Possiamo consolarci con la Nations League vinta con la nazionale italiana, unico trofeo conquistato con gli azzurri, nonostante le grandi prestazioni che gli sono valse 3 guanti d'oro, un premio assegnato al miglior portiere delle fasi finali dei mondiali, oltre al riconoscimento come miglior portiere ovviamente ottenuto nel 2035. È stata una carriera ricca di soddisfazioni personali ma anche di cocenti delusioni. Toldo ha dimostrato che, ai giorni nostri, sarebbe considerato uno dei migliori portieri al mondo. Anche se ha vinto meno di quanto avrebbe potuto, ha dimostrato al Milan e a tutti noi che sprecare un fenomeno non è mai una buona idea. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nei prossimi episodi delle serie settimanali e tra 2 settimane con un nuovo giocatore del passato da far esordire ai giorni nostri. Anzi, magari consigliatemi qualche nome qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi! You are not